Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi voglio realizzare per un'amica che me l'ha chiesto un cuoricino ad uncinetto con la tecnica granny iniziale. Infatti è molto semplice, si lavora con 2 giri granny e poi appunto si fa la parte arrotondata del cuore in maniera estremamente facile. Può essere una bella applicazione con un filato un pochino più spesso, potrebbe essere diventare un bel sottobicchieri, un sottobicchiere, oppure non lo so, costruirne un altro e poi cucirli insieme per fare un piccolo portaprofumi per l'armadio, portaromi. Può diventare l'applicazione per un portachiave magari lavorato con del cordino, un filato un pochino più consistente. Spero di fare appunto un pensiero gradito alla mia amica, e anche a tutte voi. Se l'idea vi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like e se volete venite a trovarmi nei social, sia su Instagram mi trovate che su Facebook con il mio gruppo, dove potete mettere appunto le foto, dove potete pubblicare i vostri lavori, ehm, e tutto ciò che è creatività. Veniamo a noi. È un lavoro che si fa in pochi minuti. Allora, io sto utilizzando un cotone e un uncinetto da 2,5. Ecco qua il mio uncinetto e il mio cotone. Questo dovrebbe essere un numero 3 di cotone. Allora, anello magico e partiamo. Spostiamo un attimo il cuoricino. Nell'anello magico, allora ve lo faccio vedere per bene. Si mette sulle dita così il filo, poi si entra e si tira il cappietto. Diciamo che la cosa è abbastanza semplice, spesso sui video ve la fanno vedere così, l'avvio di questa tecnica, però è semplicissima. Vado a costruirmi l'avvio punto di una mattonella granny quadrata, quindi faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, aggiungo altre 2 maglie alte in questo modo, poi opla, eccoci qui, e questo è il primo pezzettino dell'avvio. Aggiungo 2 catenelle e ripeto per altre 3 volte le 3 maglie alte che formano 2 catenelle, altre 3 maglie alte. Secondo spigolino sta venendo fuori 2 e infine 3. 2, opla, un attimo che mi è sfuggito e siamo a 3. 2 catenelle di separazione, altre 3 maglie alte, siamo al terzo blocchetto per il mio avvio granny, 2 e 3, poi faccio scorrere un po' di filo, 2 catenelle, 1 e 2, ultimo blocchetto costituito dalle mie 3 maglie alte, 1, 2 e infine 3. A questo punto stringo il mio anello magico in modo da chiudere la lavorazione. È molto complicato sotto la telecamera lavorare comunque. Ok, una volta bello stretto, poi l'eccedenza innanzitutto la andiamo a fermare un pochino sotto e poi taglieremo il filo in più. Catenella. In questo punto non vado a chiudermi con 2 catenelle, ma faccio una catenella, entro nella terza delle 3 catenelle iniziali,
tiro l'asola e faccio una maglia bassa. Questo mi permette di fermarmi proprio al centro dello spigolo. Adesso vado a costruire gli angoli con 3 catenelle, una maglia alta, un'altra maglia alta. Qui ne abbiamo metà di angolo perché appunto io ho iniziato a lavorare al centro, ok? Poi aggiungo una catenella, mi sposto nell'altro angolo e qui lo costruisco per intero, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte, una e 2, e quindi il primo angolo intero è stato costruito. Scusate, ma ho l'amica, ho dimenticato di chiudere la porta, è venuta a farmi compagnia e siamo qui. Poi catenella di separazione, vado nell'angolo successivo e lo costruisco con 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione più altre 3 maglie alte, una e 2, 3 maglie alte, una, 2 e 3. Spero di non andare molto veloce. Catenella di separazione, mi risposto nell'angolo e costruisco il mio ultimo, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione dell'angolo e siamo qui. 1, 2 e 3 catenella di separazione, vado a costruirmi l'altra metà del mio angolo iniziale con 3 maglie alte, 1, 2 e 3, aggiungo una catenella qui e come abbiamo fatto nel primo giro pesco l'asola e chiudo con una maglia bassa. Allora, arrivati a questo punto io devo fare le curve del mio cuore, e le curve di questo cuore sono composte in pratica da 12 maglie alte lavorate qui in uno dei lati. Io già sono all'angolo, quindi metto su 2 guglie per fare la maglia altissima e inizio con le mie 12 maglie altissime. Forse ho detto maglia alta prima, però sono maglie altissime. Una, 2, diciamo è l'unico pezzo più lunghetto da fare, soltanto queste maglie altissime. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e 12. Allora, la prima parte curva del cuore è così composta. Adesso vado a fermarla con una maglia bassissima. Se vi rendete conto magari di avere una mano un po' diversa dalla mia,
potreste anche diminuire di un paio di maglie altissime qui. Per me, a me piaceva così, quindi è un modello da premettere, che è una foto che ho trovato sul web, però ho modificato nella parte finale e nel montaggio appunto della parte con la maglia granny, con il punto granny. Allora, devo fermare questa parte tondeggiante nello spigolo, nell'angolino, con una maglia bassissima, e questa è la prima parte del cuore. Siamo qui, adesso dobbiamo, scusate, avevo messo l'uncinetto avanti, siamo qui, dobbiamo montare queste altre. Faccio la stessa cosa, 2 gugliate, 2 volte il filo sull'uncinetto, nello spazio successivo della mini mattonella granny vado a montare altre 12 maglie altissime. C'è da dire anche che lavorando sotto la camera non sempre diciamo i lavori, almeno a me, perché utilizzo il telefono per filmare, vengono precisi. Logicamente con una postazione da professionista, che per ora non ho, sarà molto più semplice la lavorazione, diciamo, precisa del tutto. Allora, intanto che chiacchieravo, sono a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e infine 12. Allora, arrivato a questo punto, vado a fermarmi di nuovo con una maglia bassissima in questo angolo. Allora, diciamo nella foto che io ho visto, il lavoro finiva qui, però a me non piace così, voglio rifinire il tutto, quindi vado a rifinirmi tutto il resto con una maglia bassa per ogni punto a disposizione. Cosa faccio? Arrivata a questo punto qui, mi ricordo che ho 2 catenelle, quindi mi alzo con una catenella, all'interno di questo spazio lavoro un'altra catenella, un'altra maglia bassa, poi vado sulle 3 maglie alte del giro precedente e metto una maglia bassa su ognuna di esse. Ok, qui avevo messo solo una catenella, quindi in questo punto metterò una maglia bassa, poi mi ritrovo con le 3 maglie basse dell'angolo e vado a lavorare una maglia bassa per ciascun punto. Diciamo nell'angolo qui ho 2 catenelle e quindi metto 2 maglie alte. Abbiamo detto mettiamo una maglia alta in ogni punto del giro precedente. Qui sono sulle 3, ne metto 3 maglie basse, 2 e 3. Opla, un attimo. Poi qui ho una catenella maglia bassa, qui ho delle maglie basse, sono 3, le metto 3. Alla fine sono giunta al termine all'interno di questo spazio dove avevo iniziato tutta la lavorazione diciamo della parte curva del cuore. Faccio un'ultima maglia bassa, taglio il filo e vado a chiudere con una maglia bassissima. Un attimo solo che taglio, opla, con una maglia bassissima nel punto iniziale, ok? E questo è quanto. Allora, logicamente, come vi potete notare, utilizzando magari lo stesso uncinetto, lo stesso filato, un po' sono divenute diverse, perché qui sotto la camera
ho lavorato in maniera più morbida, qui ho lavorato diciamo senza intoppi, quindi il lavoro risulta più compatto. Allora taglio il filo in eccesso, lo vado a fermare sul retro del mio lavoro, lo vado a nascondere, magari se poi c'è ancora qualche codina possiamo tagliarla. Opla, metto qui, taglio. Immaginate ad esempio queste decorazioni su, adesso ci sono tanto in commercio, adesso inizieranno poi anche col caldo, quelle borsine Juta, le pochette, i sacchettini, le bustine. Si potrebbe pensare di decorare anche quelle, diciamo, quelle pochette con dei cuoricini così messi per poter appunto creare magari un astuccio, un portapenne, un portatrucchi, quello che più vi piace. Allora, mi auguro che il mio cuoricino Granny, con punto Granny iniziale, vi sia piaciuto appunto alla signora che me l'ha richiesto e le sia utile. Se così mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Buona creatività dal Uncinetti allo sparaglio e ci vediamo al prossimo tutorial. Buona creatività!